A Meritano, un grigio paesino del sud arrampicato su una bella montagna dell'Appennino, la cosa più ragguardevole era la basilica dei Santi Aureliano e Sisto, e la persona più conosciuta era Maria, soprannominata la Nera, per il viso scuro. Il nero divenne il suo tratto distintivo quando, 20 anni prima e appena quattordicenne, la giovane fu vittima di un evento allucinante. Maria abitava con la nonna Assuntina e la madre Benedetta nel centro del paese, di fronte alla basilica. La casa era costruita nel punto più alto di Meritano. Quando si affacciava alla finestra le si presentava uno spettacolo meraviglioso. Tra due colline somiglianti a un seno prosperoso si stagliava la visuale mozzafiato del mare. Maria era un personaggio carico di mistero. Nessuno ne parlava in maniera coerente. C'era persino chi diceva che la Nera fosse uno strumento del demonio, ma apparteneva ai pochi che negavano le sue azioni benefiche. Per la maggioranza degli abitanti di Meritano e dei villaggi della vasta area intorno, infatti, era una santa. Il suo destino di donna che divide era stato evidente fin dalla nascita. Maria nacque lì, in quella casa per molti maledetta, nel 1821. La gente diceva che era figlia di padre ignoto. La madre e la nonna avevano la nomea di streghe e fin da piccola lei aveva dovuto convivere con il pregiudizio degli altri. La sua infanzia fu durissima, lo scherno dei bambini, l'indice dei ben pensanti, e lei sola. Nessun conforto nei presunti affetti. La nonna Assuntina, caso più unico che raro, fu tutt'altro che affettuosa. Non le riservò mai una carezza, mai un sorriso, solo tante ingiurie e capelli tirati a ogni errore pur minimo. Non la chiamò mai per nome. Le maledizioni cadevano su di lei come la pioggia nel mare. Maria era un peso per la nonna. E peggio per la madre. Si chiamava Benedetta, mai nome fu così poco appropriato. La voce del popolo diceva che Benedetta considerava Maria un tragico errore. Era nata da un rapporto fugace e senza amore, giusto per soddisfare la debolezza della carne. La donna voleva abortire, ma Meritano era piccolo e la gente mormorava. Venne in suo aiuto una vedova, tale Miranda, che si offrì di crescere la creatura appena nata. In cambio, Benedetta avrebbe ricevuto una bella somma di denaro e un pezzo di terra coltivato a olive, 70 piante che le garantivano sia il bisogno di olio per uso personale, sia ulteriori introiti ottenuti dalla vendita. Bisognava soltanto aspettare la nascita della creatura, ma la vita riserva sempre delle sorprese, a volte brutte. Così, in un giorno di fine estate, un temporale colpì Meritano. Ci fu una vera bomba d'acqua che provocò tanti danni. Furono molti quelli che persero qualcosa, chi la casa, chi la stalla, chi il raccolto della vigna. Miranda perse la vita perché un fulmine non le lasciò scampo. Benedetta partorì proprio durante quel temporale, aiutata dall'interessata madre e dalla vicina Filomena. La neonata, in lacrime, fu colpita dalla prima maledizione della nonna Assuntina. Non doveva piangere perché i suoi vagiti erano fastidiosi. Benedetta, ancora dolorante, mandò Filomena a informare Miranda che la creatura era nata e che poteva venire a prenderla, tanta era la sua voglia di sbarazzarsene al più presto. Senza dire nulla, Filomena si incamminò, ma fece solo pochi passi. La tragica notizia era ormai di pubblico dominio. Miranda era morta. Quando la donna riferì l'accaduto a Benedetta, questa cominciò a urlare e non si dava pace. «E adesso? Io non la voglio, cosa devo fare?» chiese alla madre. Quella, ben conscia del fatto che ci fosse una testimone, non suggerì le sue vere intenzioni di sopprimere la creatura, ma con fare manierato disse: «Gesù, se questa creatura è venuta al mondo, è stato per volontà di Dio». Passarono 14 anni. Maria lavorava come inserviente nella bettola all'interno della torre che si innalzava maestosa sulla spiaggia. Meritano era bello da vedere da quella prospettiva. La torre era gestita da un nobile caduto in disgrazia, tale Don Peppino, e dalle sue 2 figlie, Giuliana e Teresa, avute da una sua amante morta quando erano ancora bambine. Quando Don Peppino cadde in disgrazia a causa del suo stile di vita dissoluto, chiese aiuto a Don Natale, nobile come lui, ma più avveduto. Tra i due c'era amicizia vera,
È in nome di questa amicizia che cedette a don Peppino la vecchia torre e una barca, la Sant'Agata, la più grande e più attrezzata di tutte, ammonendolo però di farne buon uso. Non avrebbe ricevuto ulteriore aiuto se a causa dei suoi comportamenti libertini avesse perso tutto. Don Peppino fece di necessità virtù e piano piano riuscì a risollevarsi. Decisivo fu l'immutato prestigio. Quando chiese a Vincenzo, suo servitore prima della caduta, se accettava di andare a pescare con la Sant'Agata, questi acconsentì. Don Peppino sapeva essere riconoscente, gli dava i guadagni dei 2/3 del pescato, quanto bastava per far vivere dignitosamente Vincenzo con sua moglie e le famiglie dei suoi 2 figli, Berto e Ntoni, che con il padre andavano a pesca. Don Peppino, pieno di riconoscenza verso Don Natale, si impegnò a cambiare vita, smise di bere, di giocare e di fare dispendiosi viaggi, che comunque non poteva più permettersi. Il debole per le donne, però, rimase immutato, come immutato rimase il grande fascino che suscitava su di loro. La nonna di Maria era una delle tante amanti che l'uomo aveva fin da quando era una delle figure più importanti della zona, ed era stata lei a chiedergli di prendere la nipote a lavorare nella sua bettola. Era importante per la nonna e per la madre che Maria stesse lontano da casa il tempo necessario. Bisognava evitare che la giovane intuisse alcune cose relative alla loro malefica attività che la riguardavano. La torre era infatti utilizzata anche come ricovero per i tanti pescatori di passaggio che erano soliti alloggiarvi. La scelta del luogo non era dovuta alla bellezza, ma alla sua funzionalità. Vicino alla spiaggia, oltre alla vecchia torre, risalente al basso medioevo e innalzata per avvistare i pirati saraceni durante le loro incursioni, c'erano una sorgente di acqua dolce che formava un piccolo ruscello. Questo, dopo un breve percorso, sfociava nel mare. A prendersi cura di Maria fu Filippa, una donna molto strana e altrettanto misteriosa. Era bella, occhi neri e profondi, davvero suggestivi, un corpo perfetto, un fascino irresistibile. Era la favorita di don Peppino. Le altre amanti la rispettavano perché era carismatica e soprattutto era rispettata da don Peppino, che di lei era innamorato. Filippa sapeva sfruttare questa sua forza e lo faceva con molto equilibrio. Era sposata da poco, quando don Peppino era rimasto fulminato dalla sua grazia. Era difficile rifiutare le avance di uno degli uomini più importanti di Meritano. Erano tanti i vantaggi. Quando rimase incinta, Filippa fece in modo che don Peppino pensasse che la creatura portata in grembo fosse sua. L'uomo era tormentato dal dubbio, ma riuscì a convincersi e decise di trattare Turi, questo è il nome del figlio di Filippa ormai 20enne, come il proprio figlio. Fino a qualche anno prima, quando don Peppino era ancora un nobile a pieno titolo, Turi godeva di tutti i privilegi e di tutti i doveri, severa educazione, una solida istruzione, spettanti al figlio di un nobile, ed ebbe modo di conoscere gli ambienti aristocratici della zona. Filippa sapeva essere una madre affettuosa e aveva il totale controllo sulla personalità di Turi e tramite lui otteneva ciò che voleva. La donna fissò Maria e nei suoi occhi scorse l'odio che portava nell'anima. Era noto a tutti il trattamento che Maria subiva da parte della nonna e della madre. «Maria ti chiami?» chiese Filippa. Maria annuì e Filippa «Seguimi». Le due salirono le scale dell'antica torre fin quando giunsero nella parte assegnata a Maria, un paio di metri di lunghezza per uno di larghezza. Dentro c'erano un giaciglio di paglia e un catino, nient'altro. Senza dire nulla, Filippa riscese le scale, lasciando nello sconforto la giovane Maria. L'unico conforto era la piccola inferriata che dava sul mare. Poco dopo riapparve Filippa, che, meno insensibile di quanto apparisse, portò una coperta, un secchio pieno di acqua e la cena, fichi secchi ripieni di noci. Maria, ormai incapace di provare emozioni, si adagiò sul giaciglio. Morfeo prese il sopravvento. Mai notte era stata più felice per lei, lontana dalla nonna Assuntina e dalla mamma. La ragazzina trovò quel giaciglio molto confortevole e si addormentò all'istante. La mattina seguente le urla dei pescatori la svegliarono.
La giovane si alzò e dall'inferriata vide il sole alzarsi sull'orizzonte del mare. La visione dell'alba la emozionò tantissimo. Il mondo non era completamente brutto. Le venne una voglia irrefrenabile di immergersi in quello spettacolo. Scese veloce le scale, la torre era vicinissima al mare. Maria era abituata a vederlo da casa sua, non era mai stata sulla costa prima. Rimase incantata. La spiaggia era variegata. Subito dopo la battigia era ricoperta da una breccia composta di pietre di diversi colori e di varia grandezza, che dopo qualche metro lasciava il posto a una bianchissima sabbia. Uno spettacolo della natura. Lei si incamminò a piedi nudi verso il mare. Rimase sorpresa nel sentire l'acqua calda. Si sedette sulla battigia e si lasciò accarezzare dalle piccolissime onde, mentre ammirava il sole che rifletteva la sua luce sullo splendido azzurro mare. Avrebbe fissato quel momento nel cuore per sempre. Una voce la distolse dai suoi pensieri. Era il giovane Giuseppe che la chiamava. «Ehi tu! Ehi tu! Che cosa fai così presto sulla riva? Non senti freddo? È la prima volta che ti vedo. Come ti chiami?» «Mi chiamo Maria», rispose timida. Giuseppe la guardò, interrogandosi sul perché a quell'ora del mattino una fanciulla stesse seduta da sola sulla battigia a fissare il mare. Per lui il mare rappresentava fatica e sopravvivenza, quindi non gli era facile da comprendere. Costui era un bel giovane e non era del posto. Ogni anno, quando giungeva la bella stagione, con il nonno e il padre partiva dal loro villaggio situato a nord, a circa 200 miglia marine, a bordo della loro piccola imbarcazione, per arrivare lì, in quel posto, dove il mare era ricco di pesce azzurro e soprattutto era attrezzato per ospitarli. Il giovanotto aveva 2 occhi neri penetranti, dai quali sprigionava uno sguardo carico di fascino. Maria rimase colpita. «Ciao, mi chiamo Giuseppe. Tra poco io, mio padre e mio nonno spingiamo la barca in mare e andiamo a tirare sulle reti buttate questa notte. Speriamo che siano piene di pesci. Negli ultimi giorni non si è pescato nulla. Tra poco finirà la bella stagione e ritorneremo a casa. Sono ormai parecchie settimane che siamo qui. E tu? Non ti ho mai vista prima». Ma una voce interruppe la conversazione. Gioacchino, il padre, lo chiamava. Bisognava spingere la barca in acqua. Giuseppe indietreggiò, sempre fissando quella fanciulla dallo sguardo triste e profondo. Maria lo salutò, alzando semplicemente la mano. Non disse nulla, ma il suo piccolo cuore palpitava già per il giovane pescatore. Rientrò nella torre e ad attenderla all'ingresso c'era Filippa, in compagnia di Turi. Il ragazzo la guardò con disprezzo. Era stato educato a sentirsi superiore e, anche se ormai don Peppino era decaduto, in onore del passato continuava a guardare dall'alto in basso la gente del popolo. Filippa indicò a Maria un secchio pieno di brodaglie e le disse: «Uscendo da quella porticina sulla destra troverai il porcile, butta questa roba nella mangiatoia». Era abitudine a quei tempi allevare porci e galline, lo facevano un po' tutti. Maria eseguì, uscì dalla porticina e si avviò dove indicato. Nello spiazzo non c'era solo il recinto del porcile, ma anche un pollaio, un recinto con delle pecore e un altro con dei conigli. Nel vedere Maria, le galline cominciarono a chiocciare tutte insieme. Dopo aver versato la brodaglia nella mangiatoia, Maria si fermò davanti al pollaio, incuriosita dall'atteggiamento delle numerose e variopinte galline. La giovane rimase colpita dalla più piccola, che la guardava con occhi dolci, e fu pervasa da un'ondata di tenerezza. Maria entrò nel pollaio. Tutte le galline si spaventarono tranne quella. Lei, spinta dall'istinto, la prese con le mani e incominciò ad accarezzarla. Per la prima volta provò qualcosa di simile all'affetto. Diede un nome alla gallina: Carmelotta. L'accarezzò, l'adagiò per terra e rientrò nella torre. Filippa era intenta a pulire il pesce che avrebbero cucinato assieme a Palmira, un'altra delle donne di don Peppino. «Ah, è lei la nipote di Assuntina», esclamò Palmira e rivolgendosi a Maria aggiunse: «Piccola, vieni a dare una mano a pulire il pesce». Palmira aveva modi garbati che tranquillizzarono la ragazzina. Filippa le lasciò sole, perché era l'ora della visita a don Peppino. L'uomo l'aspettava nel suo alloggio, il più confortevole della torre. Filippa era l'unica a cui concedeva di entrarvi.
Maria aiutò Palmira nella pulitura dei pesci e si prese qualche benevolo rimprovero, perché era la prima volta che lo faceva e doveva imparare. Intanto pensava al bel giovane con cui aveva parlato prima. La fantasia di una ragazzina trova tanti modi per immaginare mondi fantastici. Palmira le chiese se sapesse perché si trovava lì. Maria rispose di no. Povera creatura, chissà quanto ha sofferto, pensò Palmira. Quindi le disse: per un paio d'ore sei libera di fare ciò che vuoi. Poi abbiamo da fare. Saranno tanti i pescatori che verranno a mangiare da noi. Maria uscì e si avviò verso il pollaio da Carmelotta. Appena la vide, le galline cominciarono a emettere dei gioiosi coccodè. Lei la prese di nuovo in braccio e cominciò a parlarle. Sembrava proprio che Carmelotta capisse il bisogno interiore di Maria di essere amata. La giovane adagiò la sua amica e si diresse verso il mare. Aveva bisogno di sentire sulla pelle l'acqua salmastra. Ricordava i pensieri che la prendevano quando si affacciava alla finestra di casa sua, nel punto più alto di Meritano, e lo vedeva in tutta la sua maestà. Immaginava viaggi lontani, in luoghi dove non c'era cattiveria. Lei non conosceva altro e la subiva da parte di chi avrebbe dovuto amarla. La madre Benedetta non le rivolgeva mai un gesto affettuoso, mai una parola confortevole, solo botte, per qualunque motivo. La sua peggiore colpa era essere nata, e la nonna era ancora peggio. Entrambe si dedicavano ad antichi riti di magia. Probabilmente nei tempi passati sarebbero cadute sotto l'implacabile giudizio della Santa Inquisizione. Così si guadagnavano da vivere. La voce del popolo diceva che Assuntina avesse acquisito tali conoscenze esoteriche dalla leggenda locale, il fetuso. In quel contesto dominato dalla superstizione, la donna aveva molto da lavorare. Tanti si rivolgevano a loro per sistemare qualche faccenda, piccole vendette soprattutto. Sì, la voce del popolo diceva che i loro strani riti funzionassero. Tante barche stavano rientrando. Il sole era ormai alto. Di solito i pescatori facevano ritorno molto prima, ma questo Maria non lo sapeva. Lei sperava soltanto di rivedere Giuseppe e aspettava seduta sulla battigia. Finalmente la sua barca, illuminata dal sole, si intravide. Maria era curiosa. Giuseppe scese per primo, agganciò gli anelli alla barca per tirarla all'asciutto e chiese una mano a Maria. La giovane gli si avvicinò e lui disse: «Prendi la corda dell'argano e tira senza forzare troppo, ti potresti fare male». Nel farlo, Maria sfiorò la mano di Giuseppe. Una scossa pervase il suo giovane corpo. Non aveva mai provato nulla di simile, un'emozione indescrivibile. La barca era ormai all'asciutto. Maria non aveva mai visto tanti pesci, di ogni tipo. Giuseppe le si rivolse dicendo: «Beh, oggi tu ci hai portato fortuna. Abbiamo preso tanto di quel pesce che c'è di che passare tranquilli la brutta stagione». Maria rientrò nella torre, dove Palmira era intenta a pelare le patate. Le si avvicinò e iniziò a darle una mano. Quella donna la metteva a suo agio. Finito il lavoro, Palmira chiamò tutti gli inservienti e invitò Maria a seguirla. Appena finita la spiaggia verso l'interno, la macchia mediterranea era rigogliosa e si poteva raccogliere liberamente la legna per la cucina. Palmira le insegnò come procedere senza farsi male e soprattutto senza faticare troppo. Maria era diligente e apprendeva subito. Anche se era in un continuo stato d'ansia, aspettava da un momento all'altro un rimprovero o una maledizione. Doveva abituarsi all'idea che non tutti erano come la nonna e la madre. Stava bene. Le due rientrarono in fila indiana con la legna poggiata sulla testa, protetta da un fazzoletto arrotolato. Palmira era una bella persona e Maria, con il suo istinto da fanciulla, lo aveva intuito. Eseguiva volentieri le sue istruzioni. Quando entrarono i primi pescatori arrivò pure Giuseppe. Lui non capiva perché fosse attratto da quella ragazzina. Le riconosceva qualcosa di affascinante e di misterioso e non li toglieva gli occhi di dosso. Intanto i banconi si erano riempiti di pescatori affamati. Palmira conosceva benissimo i gusti di tutti. La frittura di pesce misto era il pasto preferito da Giuseppe e da suo nonno Girolamo, mentre il padre Gioacchino adorava la pasta casereccia condita con il sugo di seppia. «Maria», la richiamò Palmira, «guarda come serve Turi e impara». Turi non era gentile con lei, gli stava antipatica e non lo nascondeva.
Ma Maria aveva le spalle larghe ed era abituata a sopportare di peggio. Così non si lasciò sconfortare e prese a servire ai tavoli come una esperta del mestiere. Non le sembrò vero quando Palmira le chiese di occuparsi del tavolo di Giuseppe. Quando si avvicinò non riusciva a guardarlo negli occhi, invece il ragazzo continuava a fissarla con insistenza. Lui stesso se ne stava preoccupando. Durante il pasto Giuseppe chiamò Turi, compagno di giochi estivi fin dalla prima volta che era approdato in quei luoghi, e gli chiese chi fosse quella ragazzina. «Una povera disgraziata», rispose Turi, «la nipote di Assuntina la strega, la figlia della figlia di Benedetta, strega pure lei». «Mi stai prendendo in giro», rispose Giuseppe. «E perché mai dovrei? Lo sanno tutti. La nonna e la madre non la sopportano, è nata per sbaglio. Don Peppino l'ha presa come inserviente per fare un favore all'Assuntina. Non dirmi che sei interessato a Maria, è una ragazzina». «Ma che dici? Sono solo curioso». A pomeriggio inoltrato la banconata, così era chiamato lo spazio adibito a ospitare gli avventori, era vuota. Palmira e Filippa dettavano i tempi agli altri per rimettere un po' di ordine. Non ci volle molto. Maria adesso aveva del tempo da dedicare ai suoi pensieri. Andò da Carmelotta e rimase sconcertata. Era morta. Era stata attaccata da qualche animale. La giovane la prese in braccio e l'accarezzò. Una lacrima le scese sul viso. Era da tanto che non piangeva. Tu rivide la scena, si intenerì, si avvicinò e le chiese: «Perché piangi? È solo una gallina. Il suo destino era già segnato». «Mi guardava con gli occhi dolci», rispose Maria. «Vieni con me», le disse Turi, «e andiamo a prendere l'acqua alla fonte del ruscello. Viene con noi anche Giuseppe». Maria ebbe un sussulto. Giuseppe era impegnato nella pulizia delle reti. Anche se la pesca era andata bene, la corrente troppo forte le aveva riempite di alghe e quant'altro. «Giuseppe, ti va di venire alla fonte del ruscello con noi?» lo invitò Turi. «Verrei volentieri, ma adesso non posso». «Vai, vai», lo incoraggiò il nonno. «Di robaccia non ce n'è tantissima, ci pensiamo noi». «Sempre buono con tuo nipote, sussurrò Gioacchino con un pizzico d'ironia. I tre si incamminarono per il sentiero che portava alla fonte del ruscello. Turi iniziò a raccontare storie che facevano parte della tradizione, come quelle sui fantasmi, e citò lo spauracchio della zona, il fetuso. «Sei proprio un fesso a credere a queste cose», tuonò Giuseppe. Esiste», lo contraddisse Maria. «Io l'ho visto». «Ah, non ci posso credere. Pure dalle mie parti esistono tanti creduloni». «Ma quale fetuso? Esiste solo la fatica di campare, ed è tanta», continuò Giuseppe. «Viene spesso a casa mia di nascosto, conosce mia nonna e mia madre», insisteva Maria. «La prima volta che l'ho visto mi sono spaventata a morte. Mi ricordo il fetore. Si spalma un unguento che dovrebbe proteggerlo dalle avversità, ma che emana un odore assurdo. Per questo è chiamato fetuso. Un giorno ero andata a prendere l'acqua alla fonte che si trovava nel bosco, subito dopo la fine del paese, e rientrando in casa sentii mia nonna e mia madre pronunciare delle strane formule. Pensavo che ci fosse una delle tante donne del paese che si rivolgevano a loro per ottenere qualcosa tramite la magia nera, ma il fetore mi incuriosì. Senza farmi scoprire, guardai nella stanza. Mia madre e mia nonna erano di spalle, di fronte c'erano un uomo altissimo con la fronte lucida, capelli e barba unti, occhi enormi con delle sopracciglia foltissime. La paura mi sopraffece, ma non scappai, ascoltai. Di colpo il fetuso emise un urlo spaventoso, tutte le stoviglie caddero per terra e io rimasi atterrita. Mia nonna e mia madre cominciarono a dire strane parole che non riuscivo a capire. Un fulmine cadde nel cortile e bruciò all'istante l'albero che sovrastava le case. Non era brutto il tempo, anzi, era una bellissima giornata. E Giuseppe: «Che bella fantasia hai! E io dovrei credere a questa favola. Ammetto che sei brava». «Senti, Giuseppe», intervenne Turi, «io non ti ho mai parlato degli strani fenomeni che ci sono qui. Purtroppo quello che ha detto Maria è vero. Il fetuso esiste e terrorizza tutti. Anche Don Peppino ha raccontato di averlo visto, in prossimità della torre la notte in cui la torre stessa fu colpita da un'onda anomala e che ha rovinato la parte bassa. E pensa che non c'è stato un terremoto. Era una tranquilla sera di primavera. Il fetuso è portatore di sventura. Ogni qualvolta venga visto da qualcuno, succede qualcosa di terribile.
È questo il motivo per cui tutti hanno paura. Potrei raccontarti altre storie, ma vedo che sei scettico. Ma dai, ragazzi, io sono un lupo di mare e sì, so benissimo che il mare grosso può fare danni, ma il mare lo fa grosso il vento, non il fetuso. Posso capire che a dirlo sia Maria, ma tu, Turi, che credi a queste cose? Giuseppe andava avanti nella sua opera di persuasione, quando a un tratto avvertì un odore nauseabondo. Che schifo! È orribile questo puzzo! Esclamò. Questo è l'odoraccio che emana il fetuso, annunciò Maria. Ancora! Basta! Non mi va di essere preso in giro da una ragazzina, replicò Giuseppe. Ma ebbe appena il tempo di terminare la frase che di fronte a loro apparve un abominevole figuro, altissimo, massiccio, capelli lunghi e unti, sopracciglia e barba folte, occhi neri e grandissimi, il fetuso. Giuseppe diventò viola, Turi anche. La giovane Maria non mostrava nessuna emozione. Il fetuso emise un urlo spaventoso e corse via. Giuseppe non riusciva a parlare per il terrore. Turi sembrava ubriaco. La giovane Maria, avendo già vissuto l'esperienza, sapeva che da lì a poco sarebbe successa qualche sventura. Giuseppe, Turi, riprendetevi, sta per accadere qualcosa. Giuseppe si avvicinò alla sorgente del ruscello e vi si buttò dentro. Nell'acqua gelata trovò lo stimolo per riprendere coscienza. Lo stesso fece Turi. Maria disse: «Sicuramente è accaduto qualcosa di brutto, torniamo alla torre». Appena giunti nella discesa del bosco che portava alla torre, sentirono delle urla. «Che sarà successo?» chiese Giuseppe preoccupato. Il fetuso!» tuonò Maria. I tre cominciarono a correre. Arrivati alla torre videro scene di totale disperazione. Appena scorse Filippa, Turi tirò un sospiro di sollievo. «Madre, che cosa è successo?» «Figlio mio, una disgrazia. Tutti i pescatori della Sant'Agata sono morti». «Dio mio!» tuonò Turi. «Sono morti tutti?» «Sì», replicò disperata Filippa. «Vincenzo e i suoi figli Berto e Ntoni». Giuseppe a questo punto fu pervaso da varie sensazioni. La più forte, stranamente, era positiva. Papà Gioacchino e nonno Girolamo erano lì, vivi e vegeti, a piangere quei morti. Suo malgrado, le certezze che aveva avuto fino a quel giorno erano crollate. Non esiste solo il duro lavoro. C'è anche qualcosa di misterioso e di difficile comprensione per un giovane pescatore, abituato a distinguere il bene dal male in base al tempo, che se è buono si va a pesca, altrimenti no. Ma il fetuso chi era? Perché era così grande? Perché portava sventura? Il terrore era il sentimento che da quella mattina prese a dominare la sua anima. Palmira si accorse della giovane Maria, lì, da sola, e le si avvicinò. L'abbracciò. La ragazzina di colpo comprese l'origine della sua sofferenza. Non era mai stata amata. Palmira era la mamma che non aveva mai conosciuto. «Vieni», le disse Palmira. La donna la condusse con sé nel suo alloggio nella torre, dicendole non avere paura. Poi parlerò con don Peppino e gli dirò che da adesso in poi starai con me nel mio alloggio. Intanto fuori si accalcava tanta gente giunta da Meritano e dai paesi vicini. La tragica notizia si era diffusa immediatamente. Le urla della moglie di Vincenzo erano strazianti. In una tragica mattina aveva perso l'intera famiglia. Il fetuso aveva colpito ancora. Maria intravide tra la gente la madre e la nonna. D'istinto si nascose. Il solo pensiero di tornare a vivere con loro la faceva soffrire. Si accorse che le due si stavano allontanando, ma non lungo la strada per Meritano, bensì nel sentiero che portava alla sorgente del ruscello. La giovane si incuriosì e decise di seguirle, ma prima chiese a Turi e a Giuseppe di farle compagnia. Anche se stravolti, i due acconsentirono e si avviarono veloci lungo il sentiero, fino a quando non intravidero Assuntina e Benedetta proseguire con il loro passo. Giuseppe domandò: «Chi sono quelle due?» «Zitto», gli intimò Maria, «non farti sentire, sono mia madre e mia nonna». Stavolta Giuseppe non ironizzò, anzi, il suo volto si fece serio. Non presagiva nulla di buono, era preoccupato. Maria non aveva detto fandonie, il fetuso lo aveva visto anche lui, come pure gli effetti devastanti. La leggenda apparteneva agli altri, per lui, Maria e Turi, era tutto vero.
Il fascino dell'ignoto lo aveva completamente conquistato, non vedeva l'ora di sapere. Che cosa si cela dietro tutto ciò? Si domandava. Si fidava totalmente di quella piccola fanciulla. Il suo istinto non si era sbagliato. Maria aveva qualcosa di magico e di misterioso. Maria, con il dito sulla bocca, suggerì a Giuseppe di non fare rumore. I tre si mantenevano a distanza di sicurezza. Per poco, però, non si fecero scoprire. Assuntina e Benedetta si voltarono per accertarsi che non ci fosse pericolo. Solo l'istinto di Maria li evitò di essere scoperti. «Fermo, Giuseppe!» Non furono visti. Le donne svoltarono a destra e dopo un centinaio di metri tra il fitto bosco si fermarono davanti a un enorme masso di granito. Presero un sasso e cominciarono a battervi piano sopra. L'impatto tra il piccolo sasso e il grande masso emetteva suoni stranissimi. «Ma che stanno facendo?» domandò Giuseppe. «Stanno chiamando qualcuno», replicò Maria. «A casa battono un martello contro una piccola incudine. Quando lo fanno mi fanno sempre uscire, mi mandano a prendere la legna oppure a raccogliere verdura nella vicina collina, ma di preciso non ho mai capito. E Turi, magari stanno chiamando il fetuso. Tu hai detto che una volta lo hai visto a casa tua, magari hanno battuto il martelletto sull'incudine pensando che non saresti rientrata così presto». «Non saprei», disse Maria, «aspettiamo». Non dovettero attendere molto. Nel bosco si avvertì un odore nauseabondo. Il segnale era chiaro. Stava per arrivare il fetuso. I tre ragazzi indietreggiarono e si nascosero dietro un albero di gelso. L'imponente figura si fermò dinanzi all'enorme masso. Le due donne eseguirono uno strano rituale. Si sciolsero i capelli e si inginocchiarono. Iniziarono a dire parole incomprensibili in una lingua che non era del luogo. Si alzarono, raccolsero di nuovo i capelli e in sintonia si rivolsero al fetuso. «Eccoci ai tuoi comandi, potentissimo. Ci hai detto di farci trovare qui e noi siamo venute». I tre ragazzi dietro l'albero di gelso erano atterriti, ma soprattutto incuriositi. Turi aveva paura che di lì a poco sarebbe successa una disgrazia. Giuseppe lo tranquillizzò. «Credo che la forza che scatena le sciagure sia nel suo mostruoso urlo. Stiamo in silenzio adesso, sentiamo che cosa si dicono». Il fetuso con un gesto le invitò a seguirlo. Si diressero nella parte più fitta della macchia. I tre giovani gli andarono dietro. Percorsero circa 1 chilometro tra la vegetazione ricca di ginestra, ginepro e rosmarino. A quel punto lo scenario cambiò. La macchia adesso appariva come una fitta foresta e dominavano soprattutto oleandro, alloro e olivastro. Giuseppe suggerì maggiore prudenza, visto che era necessario avvicinarsi molto a loro per non perderli nella fitta macchia. Arrivati di fronte a un grande oleandro, il fetuso si fermò, si girò per vedere se tutto fosse tranquillo e aprì un varco tra le foglie. I tre ragazzi li persero di vista. Turi, il più impaurito, suggerì di tornare indietro. «Non ci penso nemmeno», rispose Giuseppe. «Voglio capire chi è questo fetuso e perché la nonna e la mamma di Maria gli obbediscono in maniera così mansueta. Se volete, tu e Maria tornate pure indietro. Io sono troppo curioso». «Io sto con te», esclamò Maria. «Beh, a tornare indietro da solo ho più paura che a rimanere qui, quindi rimango anche io», replicò Turi. «Va bene», disse Giuseppe, «procediamo piano piano». Arrivati vicino al grande oleandro, si accorsero che dietro c'era una grotta. «E adesso che facciamo?» domandò Turi, sempre più preoccupato. «Entriamo», esclamò Maria decisa, e Giuseppe con cautela: «Seguitemi». Era tutto buio. Avanzarono un passo alla volta, finché intravidero una luce. Intanto nella torre Filippa e Palmira erano preoccupate. «Come mai Maria e Turi non rientrano?» «Avvisiamo Giuliana e Teresa che ci assentiamo per andare a cercarli», suggerì Filippa. Ma Palmira, molto più saggia: «Diciamolo a don Peppino. Lo sai che non sopporta non avere tutto sotto controllo». «Sì, hai ragione», replicò Filippa. «Lo informo io». Don Peppino non la prese bene. Turi per lui era il figlio. Acconsentì che Filippa e Palmira andassero a cercare i due giovani. Dopo aver avvisato Giuliana e Teresa, Filippa e Palmira si addentrarono nella macchia. Era ormai pomeriggio inoltrato e tra poco sarebbe sopraggiunto il buio. Bisognava fare presto.
Videro il fogliame del sottobosco calpestato e capirono di essere sulla strada giusta. Nella grotta Maria, Giuseppe e Turi erano fermi nel punto dove si intravedeva la luce, indecisi se continuare o tornare indietro. Maria avanzò piano fino alla svolta illuminata, si appoggiò contro la parete e con fare furtivo spostò la testa per vedere cosa ci fosse al di là. Un antro enorme. Erano tante le fiaccole accese. Fece ancora qualche passo e lì, in fondo, vide seduti per terra il fetuso, la nonna e la madre. Stavano praticando qualche rituale malefico. Con la mano indicò a Turi e Giuseppe di seguirla. A questo punto la paura era al culmine. Turi non riusciva a controllare il tremore. Giuseppe cercava di consolarlo. Maria era l'unica che manteneva il controllo. Si avvicinarono in silenzio, fin quando sentirono le voci chiare. Si nascosero dietro un grande masso, a circa 30 metri dal fetuso. Il puzzo era insopportabile, ma da quella distanza sentivano tutto. Si udiva chiaramente Benedetta recitare qualcosa di incomprensibile. Il fetuso emetteva strani suoni. La nonna era muta. Anche Filippa e Palmira, seguendo le tracce, arrivarono al grande oleandro. Si fermarono appena videro l'ingresso della grotta. Intuirono il pericolo e decisero di tornare indietro per fare intervenire una squadra di uomini più adatti ad affrontare i pericoli. Finito il rituale, Assuntina disse: «Ora passiamo il solito impasto sulla faccia e poi abbiamo finito». Da un ripostiglio scavato nella roccia, il fetuso prese un contenitore rosso e lo aprì. Con le dita estrasse un po' del contenuto, un impasto di colore nero, e lo applicò sul viso di Assuntina. Poi fece la stessa cosa con Benedetta. Le donne spalmarono l'impasto fino a quando venne assorbito dalla pelle, anche il colore sparì. «Adesso abbiamo ripristinato tutti i nostri poteri», concluse Benedetta. «Fino all'anno prossimo potremo esercitare la magia nera senza problemi». Giuseppe non credeva alle proprie orecchie. Il fetuso ripose il contenitore dentro il ripostiglio, poi si avviò all'uscita con le due donne. Maria, Turi e Giuseppe rimasero stesi per terra dietro il grande sasso e attesero che i tre fossero usciti. Turi sollecitò gli altri ad andare via, ma Giuseppe replicò: «Scusami, la parte più brutta l'abbiamo passata. Andiamo a vedere cosa c'è lì in fondo». Percorsa la distanza che li separava dal punto dove erano seduti il fetuso, Assuntina e Benedetta, videro che sulla destra c'era un grosso pertugio nella roccia. Giuseppe vi entrò e rimase meravigliato. C'era di tutto: quadri, sculture di pietra e di legno, un enorme giaciglio e in fondo una giara. Turi pensò che si trattasse di buon vino e andò a vedere. Aprì il coperchio e per poco non svenne. La giara conteneva lo strano materiale pestifero che il fetuso si spalmava addosso. Immediatamente Turi richiuse il contenitore. Chissà che roba è, si domandò. Maria, invece, trovò sotto il giaciglio amuleti di ogni sorta e formule incomprensibili. «Questo amuleto ce l'hanno pure mia madre e mia nonna», osservò. Giuseppe rimase sorpreso da un'immagine disegnata sulla parete, la stessa che stava sul muro di una casa diroccata vicino alla propria al suo villaggio. «Non ricordo come lo chiamino. Mio padre racconta che nei tempi andati alcuni burloni misero in giro questa voce per divertirsi alle spalle dei creduloni, tutte fesserie». A questo punto ebbe un sussulto. «Dio santo, mio padre e mio nonno saranno preoccupati. E anche mia madre», rispose Turi. «Ci staranno sicuramente cercando, torniamo». «Aspettate», li fermò Maria. «Proviamo anche noi a spalmarci quella mistura in faccia, ha sicuramente qualche effetto benefico». Mentre era intenta ad aprire il ripostiglio e a prendere il contenitore, Maria provò a dire che sua madre e sua nonna portavano sempre dei bracciali con quell'immagine. Turi la zittì. «Poi racconti», disse abbassando la voce. «Adesso proviamo la mistura». Maria lo aprì. «Chi vuole iniziare?» «Io», tuonò Giuseppe. «Sei sicuro? Non eri tu a dire che certe cose sono solo frutto della fantasia?» «Beh, dopo quello che ho visto ho certamente cambiato idea». Maria affondò le dita nel contenitore e depose il contenuto nero sulla guancia di Giuseppe. «Beh,
Almeno questa poltiglia non puzza come quella dentro la giara, constatò Giuseppe, e cominciò a spalmarla su tutto il viso, fino al totale assorbimento. Sentì addosso una rinnovata energia, la paura scomparve, anche i dubbi e le paure. Si sentiva invincibile. Non ci crederete, disse, ma questa cosa è un portento. Turi strappò il contenitore di mano a Maria e replicò quanto fatto da Giuseppe. Stesso effetto. Maria invece fu colta dal dubbio. L'istinto le suggeriva di non farlo, ma la curiosità ebbe la meglio. Affondò le dita nel contenitore e prese poca sostanza nera, quindi iniziò a spalmarla sul proprio viso, che divenne completamente nero. Gli occhi azzurri risaltavano. Giuseppe e Turi guardarono perplessi. La poltiglia era stata assorbita, ma il colore nero era rimasto. Entrambi pensarono che l'acqua avrebbe risolto il problema e a lei non dissero nulla. La sensazione che ebbe Maria era di esaltazione pura. Come i suoi compagni di avventura si sentiva invincibile, ma non sapeva ancora che il nero le era rimasto appiccicato addosso. Fu lei a prendere l'iniziativa. Andiamo, dobbiamo avvisare tutti che abbiamo scoperto il nascondiglio del fetuso. Sì, andiamo, disse Giuseppe. Mi sa che questa volta mio padre un ceffone che non mi ha mai dato prima me lo darà. Turi condivideva la stessa paura. Intanto il fetuso, Assuntina e Benedetta andavano in direzione della torre. Volevano accertarsi che tutto fosse ritornato alla normalità. I tre non sapevano che Filippa e Palmira avevano allertato l'intera comunità che gravitava intorno alla torre, Meritano e i paesi confinanti. A capo della spedizione punitiva si era posto don Peppino, che, seppure decaduto, manteneva una forte autorevolezza. Anche Maria e i compagni uscirono dalla grotta e si avviarono verso la torre. Ma Giuseppe propose: «Perché prima di rientrare non andiamo a farci un bel bagno al mare?» «Perché no?» rispose Turi. «Tanto il ceffone arriverà comunque». I tre si voltarono in direzione del mare. Ebbero da fare un paio di chilometri prima di arrivare. Finita la macchia, iniziava la sabbia bianchissima e pulita, perché poco frequentata. Da lì bisognava percorrere 200 metri per arrivare al mare. La più veloce fu Maria. Non si rese nemmeno conto che si immergeva per la prima volta totalmente nell'acqua del mare. Giuseppe e Turi si fermarono, ebbero paura. Il viso di Maria era ancora nero. Cosa stava succedendo? Giuseppe si buttò in acqua e come per scherzo spinse la testa di Maria sotto l'acqua con la mano destra, con la sinistra le accarezzava le guance per provare a ripulirle. Rimase di stucco quando vide che il viso di Maria era ancora nero. Avvertì in cuor suo che c'era qualcosa di irrimediabile, si sentiva in colpa. Accarezzò il bel viso nero e avvicinò le proprie labbra a quelle di Maria, un bacio tenero che la giovane fissò nel cuore e che non avrebbe dimenticato mai più. Don Peppino, intanto, guidava la spedizione. Ordinò a tutti: «Appena vedete un uomo enorme con la barba, non fatevi scrupoli. Colpitelo prima che possa emettere l'urlo e cercate di non sbagliare perché le sue maledizioni sono certe e puntuali». Erano proprio tanti gli uomini alla ricerca del fetuso, armati di forconi e pugnali. Don Peppino aveva un vecchio moschetto con cui si dilettava di tanto in tanto a cacciare i cinghiali nella macchia. Nel frattempo i tre ragazzi uscirono dall'acqua. Giuseppe e Turi decisero di dire a Maria ciò che lei nemmeno sospettava. Il suo viso era nero. Giuseppe cercò di consolarla. «Dai, non ti preoccupare. Vedrai che domani tutto ritornerà come prima». Maria rimase in silenzio. Non lasciava trasparire alcuna emozione. Adesso tutto le appariva chiaro. In passato aveva sentito la nonna e la madre parlare della maledizione di famiglia, che di madre in figlia veniva trasmessa chissà da quante generazioni. Si ricordò pure dei loro discorsi sul rito di iniziazione che le sarebbe toccato fare al compimento del 15° anno. Rammentò anche che alla predestinata che si fosse spalmata l'impasto nero al di fuori del rituale sarebbe successo qualcosa di irreparabile. Capì subito che da quel momento i suoi connotati sarebbero stati quelli, per sempre. Ecco perché il suo intuito le aveva suggerito di non farlo. Era tardi ormai. Maria si abbandonò al pianto. Non sapeva che sarebbe diventata la paladina del bene. Giuseppe la abbracciò. Decisero di fare ritorno alla torre senza risalire nella macchia. Camminando sulla battigia si vedeva la torre. Non era lontana.
Il fetuso, Assuntina e Benedetta si allarmarono quando sentirono delle voci in lontananza. Era don Peppino che impartiva ordini. Bastiano e Turiddu, voi arrampicatevi su quel pino, da lassù dovreste avere una bella visuale, e se ci dovesse essere il fetuso, lo vedreste sicuramente. Il fetuso, come sempre quando avvertiva il pericolo, emise un urlo spaventoso. Tutti rimasero atterriti. Sapevano che da lì a poco sarebbe arrivata una sciagura. Erano tutti fermi. La terra cominciò a tremare. Ci fu una tremenda scossa di terremoto che sembrava non finire mai. A Meritano la maggior parte delle case crollò, rimasero in piedi la basilica e la casa di Assuntina. C'era tanta disperazione per le strade e i morti erano dappertutto. La torre si sbriciolò e sotterrò con le sue macerie tutti i presenti, comprese le figlie di don Peppino, Filippa e Palmira. Non c'era più nulla. Maria sapeva che non sarebbe finita lì. Di colpo il mare si ritirò per centinaia di metri. Giuseppe e Turi erano sconvolti, non avevano mai assistito a nulla di simile. Un'onda spaventosa, alta quanto la torre, si avvicinò a grande velocità. Era inutile scappare. L'impatto con la costa fu devastante, l'apocalisse. Quando l'acqua si ritirò c'era solo desolazione. La morte dominava, la maledizione fu spietata. Nessuno doveva permettersi di combattere il fetuso. A 4 chilometri dalla costa, Maria si risvegliò su un ulivo. Era una delle poche sopravvissute. Non c'era molto da capire. La sua vita da quel momento, da brutta, sarebbe diventata bruttissima. Ora, per tutti, sarebbe stata la nera, una strega al servizio del fetuso.